Ciao amici e bentornati a trovarci. Qui è arrivata un po' di neve. Ho sperato che ne arrivasse abbastanza da ricoprire tutto, che si vedesse un po' d'inverno, ma non sono stata esaudita. Il paesaggio resta comunque incantevole e non posso smettere di trovare bellezza in ogni angolo del ranch. Con questo tempo il terreno è umido e fangoso e se non amassi così tanto questo posto e i nostri animali, penso che sarebbe molto difficile non entrare in stato letargico. Ma sono qui a prendermi cura di ogni cosa con la consapevolezza di compiere un atto di cura anche verso me stessa. Soffermarsi a guardare, prendere tempo, afferrare ogni attimo è un esercizio difficile, ma questo posto mi accompagna. Un luogo che chiamiamo casa, una casa dove gli altri vedono mancanza. Ad un certo punto sento dubare i piccioni e sorrido nel vedere che il nostro King ha fatto spazio nel suo nido. Osservare gli animali fa parte dello stesso esercizio di respiro, ma in realtà per me è tempo naturale, fluido, leggero. Ci sono angoli del ranch che raccontano storie particolari e avventure che devono nascere. Arriva troppo presto il tempo di rientrare, ma poter accendere la stufa e godere del fuoco mi fornisce ancora qualche tempo di pensiero, di accoglienza delle mie emozioni. Poi però è il momento di lavorare. Sto scrivendo un articolo per una rivista. Sono molto emozionata per il fatto che mi sia stata chiesta questa cosa e sento una forte responsabilità. Trasmettere l'importanza e la forza di una nuova prospettiva di vita, di un legame indissolubile tra uomo e natura, dove l'educazione acquisisce un senso profondo nel contatto con il selvatico, è un compito importante. Ho bisogno di ricordare, di guardare al presente continuando a portare con me il ricordo di chi c'è stato, di chi ha significato molto per me. Così sono andata sotto il castagno, nel luogo in cui abbiamo seppellito gli animali che ci hanno lasciato. Alzando lo sguardo e osservando il tronco del castagno, scavato e colpito da chissà quale nemico, ho visto la forza, la resistenza, l'imponente energia vitale che attraversa ogni vita. Ho bisogno di radicarmi, di alzare le braccia al cielo come rami e continuare a resistere, a dare frutti. È questa la mia rivoluzione. Non sempre le cose sono facili, funzionano, procedono fluide, ma continuare a provarci e darsi fiducia è il vero atto rivoluzionario che può cambiare tutto.
prendersi del tempo per stare con se stessi è davvero un toccasana, e so che ci sono dei momenti in cui tutto sembra confuso, è tutto un marasma di cose, poi improvvisamente i tasselli cominciano a mettersi al loro posto. Io spero per ognuno di voi che questo sia un periodo davvero dove ogni cosa cominci a prendere un senso. So che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, e questo per me è un tempo di grande riflessione. Per questo magari mi vedrete sì e no magari su YouTube, ma non sono sparita, non mi sono arresa, ma anzi sto cominciando a prendere respiro e cominciare ad accettare le cose sia del passato che quelle che del presente. E voglio invitarvi a prendervi del tempo di respiro, del tempo in cui uscire dalla frenesia e iniziare ad ascoltarsi, iniziare ad accettare che ogni cosa ha un senso e che possiamo trasformare le cose negative in cose piene di vita. E questo continua a rimanere il mio proponimento, soprattutto nell'ambito educativo e emotivo e nell'ambito della consulenza, proprio di poter sempre avere questo messaggio da trasmettere, cioè il fatto che anche dai periodi più bui possono nascere grandi cose. Forse proprio da quei momenti, anche se quando ci siamo dentro pensiamo che sia tutto nero e che stiamo sprofondando. Non so perché mi trovo a dire questo in questo momento, forse perché sto facendo una grande rielaborazione di cose che mi sono successe e mi sono resa conto davvero che il non opporsi alle vicende del proprio passato, alle vicende che non si possono cambiare, ma trovare delle strategie per avere una reazione positiva, di comprensione e di accettazione di se stessi, di perdono di se stessi. Ho voluto condividere con voi questo pensiero che spero vi possa essere utile, e noi ci vediamo al prossimo video.